delle pecore. A questo punto forse stai pensando, questo frate è matto. E forse hai ragione. Ma voglio raccontarti ciò che dice Gesù all'inizio del Vangelo di questa domenica. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le sue pecore. Quando ho sentito questa frase, ho pensato, ma questo pastore è scemo. Cioè le pecore servono per la lana, per la carne, magari per guadagnare i soldi, in modo che il pastore e la sua famiglia possano vivere. Che tipo di pastore è pronto a morire per le pecore? A che cosa servono le pecore dopo, se lui muore? Ieri sera stavamo facendo la condivisione tra noi frati qui al collegio su questo brano. È un confratello di Indonesia che ha fatto il pastorello per 6 anni. Ci ha raccontato come lui era un tipo di buon pastore. Ha raccontato come lui chiamava e le pecore venivano a lui, e anche come lui ha pianto quando ha dovuto vendere alcune delle pecore per essere ammazzate e mangiate. Allora in lui ho visto un tipo di buon pastore, ma non un pastore che era pronto a morire per le pecore. Poi un altro confratello di Zambia, Willis, ha detto: questo brano mi fa pensare a quando ero in noviziato e io dovevo prendere cura di 7 gatti. Gatti? Cioè non è l'immagine del pastore forte con i gatti che vengono dietro di lui. Però comunque lui ha raccontato come lui prendeva cura di questi gatti e loro lo cercavano, lo seguivano. E dopo la condivisione io ho chiesto: ma scusa Willis, perché prendevi cura di questi gatti? Cioè servivano a qualcosa, mangiavano i topi in convento? Lui ha detto: no, io amo i gatti, avevo gatti anche a casa, allora quando sono entrato in convento per me era normale di amarli. E forse questa storia, anche se strana, mette un po' di luce su questo pastore che, se è pronto di dare la sua vita per le pecore, vuol dire che il suo amore per loro non è a causa del fatto che loro servono a qualcosa o sono il mezzo o lo strumento per i suoi scopi. No, lui le ama proprio per quello che sono. Infatti dopo, in versetto 14, lui dice: io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre. Aspetta un attimo, mettiti il casco perché facciamo 60 secondi di teologia adesso. Noi crediamo in un Dio solo, un unico Dio, in cui sono 3 persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, e queste 3 persone sono legati dall'amore, un amore così forte che loro proprio si conoscono così da vicino che hanno una cosa che si chiama pericoresi. No, non è un formaggio sardo, tipo quando sei al supermercato e dammi 100 grammi di grana padana e un mezzo chilo di pericoresi. No, non è questo. La pericoresi vuol dire che loro fanno spazio l'uno all'altro e abitano l'uno dentro l'altro, senza però che c'è la confusione tra di loro. Allora, se in loro c'è questo amore così forte, e se Gesù dice che noi abbiamo questa conoscenza reciproca con Lui, così come Lui con il Padre, vuol dire che questo amore forte che è tra di loro è anche indirizzato a noi. E noi possiamo partecipare proprio a questo amore che hanno loro. Infatti questo è il loro programma dall'inizio del mondo. Dio doveva sempre dare se stesso in Gesù Cristo a noi. E poi per il fatto che abbiamo peccato, ha scelto anche di morire per noi, anche di andare fino alla morte per il nostro peccato. Allora, stasera, o stamattina, o se è mezzogiorno, non so a che ore voi state guardando, voglio che voi capite una cosa, che noi abbiamo un Dio che è Padre, che ti ama, che ha sempre voluto dare se stesso a te ed era pronto ed è andato fino alla morte per te. Allora è pronto di essere con te, vuole essere con te nel tuo peccato, vuole essere con te in questo momento, anche se sei nella solitudine, anche se sei fallito, anche se sei nella malattia, anche nella gioia della vita, vuole essere con te in questo momento. Io e te siamo pecore, ma siamo pecore amate.
piace, ebbene,